Bentornati sul canale Valoroso IT, canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retrocomputing 2023 insieme ad Andrea Contato, che ha portato qua un bel po' di cose che adesso ci descriverà lui stesso. Io sono qua assieme a, in rappresentanza della Retro Edicola Videoludica, un'associazione culturale di Bergamo, e visto che siamo di Bergamo ci siamo portati dietro un po' di materiale che veniva prodotto a Bergamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché non tutti sanno, ma a Bergamo c'era un'industria che produceva videogiochi, produceva console esattamente. Anche l'Italia a suo tempo aveva le sue produzioni, cosa che adesso fanno tutto altrove, però una volta avevamo anche qua in Italia. Le producevamo, c'era questa Cabel che stava a Curno, provincia di Bergamo, produceva diverse console tra il 77 e l'83, grosso modo, poi dall'83 in poi si è disimpegnata, ha prodotto ben 7 console diverse, tra modelli, revisioni o altro, comunque 7 console diverse. E tu qui ne hai un po', vedo. Ne ho portate solo alcune, abbiamo il LEM 2000, abbiamo l'Universal Game Computer, l'EM 2000 è del 79, l'Universal Game Computer che è dell'82, abbiamo il Telegioca che è del 77 e abbiamo il Sirius che è un prototipo dell'83 che non è mai andato in produzione. Poi abbiamo l'Intruso, abbiamo il Mesaton prodotto a Milano dalla Mesa 2. Ok, sempre italiano però. Sempre italiano sì. Fra l'altro una cosa molto carina, il Mesaton e l'Universal Game Computer, nonostante l'apparenza molto diversa, sono uguali, dentro hanno la stessa tecnologia. Okay. Philips. Questo qua ad esempio è un videogioco, giusto? Certo, è una console per videogiochi. E questa qua si attaccano sopra le varie ROM dei giochi? È un modo economico per fare le cartucce, è una produzione molto artigianale. Abbiamo il fondatore di quella che poi diventerà la Mesa 2, ha fatto questa operazione clandestina all'insaputa del finanziatore principale dell'azienda. Nel retrobottega costruiva anche le console, quindi con quello che aveva di mezzi, però ne ha venduti comunque 1400 pezzi. E quindi con questo zoccolo text tool si inserivano le varie ROM per i vari giochi che poi si potevano avviare e giocare. Esatto, poi invece 2 anni più tardi con ben altri mezzi la Cabel Electronics di Curno ha fatto delle cartucce più eleganti, però dentro il software è il medesimo. Ma quelli lì dove si attaccano? Su quale console si attaccano? In questa, hanno un vano centrale che è identico a questo. Ok. Vedo che hai dei libri qua, ci vuoi parlare un attimino di che cosa... Sì, perché oltre a collezionare assieme ai miei amici di Retro Edicola Videoludica, scrivo. Sono scritti da te questi? Sì, iniziamo da questo. È uscito da poco, appunto, visto che parlavo di Cabel, che è un'azienda di bergamasca, è stato per me un punto importante scrivere la storia di questa azienda. Abbiamo scritto questo libro, abbiamo realizzato questo libro che tratta di tutta l'epopea, insomma 6 anni nell'industria dei videogiochi per un'azienda italiana non sono pochi, certo. L'epopea della Cabel, che ripeto dal 77 all'82, ma si racconta gli esordi e poi il declino. La Cabel ha chiuso nel 2001, quindi non è finita. È durata comunque parecchio. Il fondatore è diventato anziano e si è ritirato dal lavoro e quindi ha chiuso l'azienda. Finita l'avventura dei videogiochi hanno fatto televisori, monitor a tubo catodico, ma i display LCD hanno tolto il mercato anche da lì. È successo mi pare anche alla Mivar, una cosa certo, del genere. l'epilogo è lo stesso e gli anni più o meno sono quelli. Abbiamo realizzato la ristampa del catalogo di Natale dell'82 della Cabel, fa molto anni 80 come grafica, è bellissimo. E poi ho portato i primi 2 volumi della serie videogiochi, dedicato alla storia generale dei videogiochi. Il primo è dalle origini al 79 e il secondo dall'80 all'84. Seguiranno i prossimi 3 volumi, uno all'anno. Il primo sarà la Natale di quest'anno e poi nei prossimi 2 anni gli altri 2 che restano. E poi il mio cavallo di battaglia, la biografia di Richard Garriott, l'ideatore della serie di Ultima. Questo? Sì, esatto, quello. Edizione inglese e italiana. Comunque tutti i miei libri sono reperibili sul mio sito ufficiale www.andreacontato.com. Posso fare la pubblicità perché adesso fatta. Va bene, poi www.andreacontato.com. Grazie di tutto. Grazie a voi. Seguitemi per altri video relativi al Varese Retrocomputing 2023. Ciao!